Io lo so che noi riceveremo tante di quelle critiche, tipo che non abbiamo capito Euphoria, che non abbiamo capito il volere e le intenzioni del regista. Benvenuti al nostro video su Euphoria terza stagione. Ci abbiamo messo un po' perché dovevamo raffreddare un po' le idee, perché diciamo che non eravamo un po' arrabbiati. Sì, tanto arrabbiati. Ciao, io sono emozionatissima, il primo video su YouTube, primo video con Valerio su YouTube. Ti senti una celebrità? Sì, assolutamente, ormai. Mamma mia, noi ormai aspettano proprio i nostri pareri su Euphoria. Esatto, da settimane che stiamo preparando questo video per parlare benissimo della terza stagione. Assolutamente. No. E quindi intanto ti chiederei magari, diciamo, un po' te come partivi, le prime 2 stagioni ti erano piaciute? Ok, allora che dire, io ho sempre odiato Euphoria. Partiamo strano, così. non odi mai niente. No, allora dovete capire che purtroppo noi di off screen non litighiamo tipo ah no, non hai fatto uscire sto video, ah no, ma non hai fatto il montaggio del reel. No, noi litighiamo perché abbiamo dei gusti troppo diversi. A me non piace mai nulla. Quando a me poi non piace una cosa, tipo Valerio l'ha adorata. Di solito c'è questo, sempre. Questo in realtà è tipo tutto off screen e Priscilla. Esatto, in realtà è vero, c'è questa alleanza contro di me di solito. Priscilla odia tutto. Esatto, e che dire, oggi ci troveremo un po' più in accordo con alcuni pareri sulla terza. In realtà già le prime 2 stagioni io non le avevo gradite, perché il modo in cui la serie voleva in qualche modo sensibilizzare a certi temi molto difficili come l'abuso di droghe, l'adolescenza e problematiche, mi sembrava più che la serie, diciamo, rendesse tutto molto aesthetic e cool, invece di parlare veramente dei problemi. Quindi già io partivo da una base pessima. La terza stagione mi ha fatto capire che io non la toccherò mai più quella serie, mai. Sam Levinson zero. Invece tu, vabbè. Io invece sì, parto al contrario, da quasi fan praticamente delle prime 2 stagioni, perché credo sia una delle serie che, per quanto mi riguarda almeno, meglio ha trattato un po' le problematiche giovanili degli ultimi anni. Mi viene in mente soltanto Adolescence su Netflix, altra che insomma ha trattato molto bene queste tematiche, quindi avevo tante aspettative per la terza. Sono d'accordo sul fatto che sia estremamente aesthetic, però secondo me è uno dei suoi valori perché riusciva ad arrivare a quel pubblico a cui parlava e di cui parlava, quindi secondo me era comunque una funzionalità della serie stessa, insomma funzionava come prodotto. Ma arriviamo al problema della terza. Ma poi c'è la terza. Ma poi succede un casino, qualcuno viene impellicolato in mezzo a un salone senza un apparente motivo. Esatto. Se voi siete riusciti a capire il motivo di quella scena, scrivetelo qui sotto. Ditecelo, esatto, per favore, nei commenti. E ovviamente commento della terza stagione con spoiler e tutto, perché vabbè, ormai è uscita da un sacco di tempo, però noi poi in realtà ci focalizzeremo anche sul finale, quindi sì, questo sicuramente. Impellicolata lei. E poi soprattutto c'è un altro problema, perché questa è proprio una curiosità: Zendaya già nel primo episodio si mette a ingoiare, tipo, cioè avete presente le cose, le cipolline sottaceto dell'Eurospin, no? Quelle grandi così. Allora lei si mette a ingoiare queste cipolline dall'inizio del primo episodio, e non ho capito perché all'inizio la serie tipo è: adesso ti spiego vari metodi per fare il corriere da uno stato all'altro. Quindi Euphoria è tipo manuale per essere il corriere perfetto tra USA e Messico. Perché infatti la prima puntata di questa terza stagione inizia in un modo, già fotografia, regia, che comunque erano state ottime nella prima e seconda, e anche nella terza, poi magari ne parleremo meglio, rimangono comunque di altissimo livello, però cambia completamente e ci troviamo in un'atmosfera quasi western. Ricordava anche un po' Breaking Bad, con comunque corrieri, droga eccetera, e sinceramente dalle prime 2 puntate ho detto vediamo dove ci porterà. Magari è un modo per ravvivare un po', per creare nuove trame e poi tornare sui personaggi. E invece, per quanto mi riguarda, su quei personaggi non c'è mai tornata. No, e questo è il problema. C'è stato un problema di scrittura secondo noi, poi ognuno appunto ha il suo parere, però è evidente un problema di scrittura per cui molti personaggi che nelle altre 2 stagioni comunque avevano sempre un ruolo centrale, perché un cast corale, in questa ultima stagione hanno un ruolo completamente marginale, quindi non si parla più nemmeno di cast corale, ma di aggiunta di nuovi personaggi. E tra l'altro anche di un cast di un certo livello, perché proprio con Euphoria sono diventati famosi molti di loro. Esattamente, il problema è che nella terza alcuni vengono completamente dimenticati o comunque saltano da un episodio all'altro, ma 5 minuti di apparizione tanto per. E poi sì, il problema è anche appunto l'aver aggiunto nuovi attori con nuove linee narrative.
E adesso ti voglio chiedere però, quanto ti è piaciuta, cioè tutta questa storia di Alamo nel suo nightclub, cioè quanto però quello ti è interessato? Ecco, allora questo è un aspetto fondamentale che mi fa dire, se prendo solo la terza stagione e la vedo come una serie a sé stante fatta solo di questa stagione, per me funziona anche molto bene. Certo non ci sarebbe molto senso per le puntate in cui si parla di Cassie, Maddie, eccetera, tutte le altre in pratica a parte Ru. E un po' Maddie comunque viene almeno inglobata in questa macrotrama sulla droga, eccetera. Però se presa così funziona come western, come pulp, anche fino quasi alla fine un bel finale con il duello finale con la sparatoria. Il finale è fighissimo. Esatto, anche i personaggi nuovi sono molto approfonditi, molto caratterizzati. Sì. Penso sia appunto ad Alamo, Ali, sono personaggi che ti rimangono tanto. Però è un peccato perché avevano portato avanti una narrazione per 2 stagioni molto così introspettiva, avevano creato dei personaggi così stratificati, ci hanno fatto vedere le loro debolezze, i loro punti di forza, i loro rapporti, e per poi farli diventare delle pedine in una trama inconsistente. Esatto, e c'è proprio quello che mi viene da dire, una superficialità con cui hanno trattato i personaggi, e che ti dispiace perché dici vabbè, allora mi sto guardando quasi un western, va bene, cioè qualsiasi cosa succede ai personaggi va bene comunque, e sì, molta superficialità. Cioè io mi ero affezionato a loro a un certo punto della serie, non mi importava più niente di loro, ci sono delle morti e comunque non mi hanno colpito, non mi è fregato nulla. Esatto, ma infatti adesso una parentesi la dobbiamo aprire sulla morte di sta benedetta Ru. Allora, Ru, che è tipo praticamente il personaggio più importante secondo alcuni, e sì. Dai, allora oggettivamente e nella terza stagione in realtà lo è ancora di più, perché lei è presente in ogni singolo episodio per tantissimi minuti. Adesso la morte. Allora, sta tipa, scusatemi, ma lei si è drogata, si è fatta di tutto per le prime 2 stagioni, si è veramente devastata. Poi terza stagione perché prende delle pilloline per il sonno. Dopo che neanche è uscita, e lei è riuscita a superare il suo grande problema che gli ha praticamente rovinato la vita fino a questo punto nelle prime 2 stagioni, riesce a resistere a questa sua dipendenza e poi muore prendendo una pasticca che non sapeva contenesse fentanyl. Cioè non ci vedo un'evoluzione del personaggio, non c'è una catarsi, e questo è il personaggio più importante ed è quello trattato meglio tra gli altri, insomma. Esatto, e mi è venuto in mente a proposito della morte di Ru tutto poi il suo percorso che viene costruito nella serie, che ha un sacco a che fare appunto con la ricerca della fede, tutto questo aspetto spirituale interiore di Ru. Allora, qui si apre un po' una parentesi critica, vediamo quanto vogliamo esplorare questo territorio insieme, perché giustamente tutti gli episodi hanno una base di parliamo della religione, cioè parliamo fondamentalmente della religione cattolica. È un po' critica questa cosa. Dal primo episodio con la Bibbia, forse in macchina, che l'audiolibro esatto, della Bibbia, l'ebook sulla Genesi, esatto, quello lì. Sì, inizia proprio dal primo episodio, ce lo portiamo avanti fino alla fine. Esatto, e qui si apre un po' una parentesi scomoda, nel senso che si capisce già in realtà dalla trama western, dal genere western, ma anche da questo, che Sam Levinson sembra aver voluto scrivere una sceneggiatura, non voleva essere su Euphoria, cioè lì ti viene un po' il sospetto che Sam Levinson volesse parlare di altro, perché Ru fondamentalmente in questa ricerca di se stessa, di Dio, di un senso, sta anche cercando questa terra promessa. Che cavolo ha a che fare con Euphoria? Sembra che si sia un po' disaffezionato ai suoi stessi personaggi, forse non voleva portarli avanti, forse aveva in mente un'altra storia, invece gli hanno detto no, devi finire Euphoria perché comunque aspettano una terza stagione finale, devi chiudere tutto, e ha usato quella trama che aveva peraltro per fare questo. Esatto, non si sa, cioè secondo me voleva veramente fare un'altra cosa che però è uscita male, perché doveva ricordarsi di tutte le tematiche in realtà lasciate in sospeso dalla seconda stagione. Io lo so che noi riceveremo tante di quelle critiche tipo che non abbiamo capito Euphoria, che non abbiamo capito il volere e le intenzioni del regista, che la morte di Ru in realtà è costruita benissimo e c'è un non avete capito niente voi, mi dispiace. È la prima volta che mi presento al pubblico e vorrei stabilire un rapporto cordiale fra me e voi, ma voi in caso non avete capito niente, perché noi stiamo dicendo che Euphoria sempre molto sì, delicata, ma in maniera pacifica, a me che mi frega. Ovviamente sono io che vi ascolto, se volete dite la vostra. Sì, Valerio è il santo, è il mediatore che vi accoglie, io invece esatto. Via. Ne chiacchieriamo. Esattamente, una chiacchierata con me no, perché non è che Euphoria stagione terza sia brutta, come ho detto all'inizio
fa schifo, ma il problema qui è che noi non la stiamo criticando, ci stiamo solo domandando perché certe scelte narrative, più che registiche, contenutistiche, ma le scelte narrative, cioè no, quindi è per Sì, è questo. proprio per me il grandissimo problema è sui personaggi che erano il punto di forza di Euphoria, Sì. quindi non aver ritrovato quei personaggi scritti così bene che adesso fanno cose a caso praticamente spesso, non sono proprio in character, sono cose che non farebbe quel personaggio, invece le devono fare per esigenze narrative. Per esempio penso Esatto. a Maddie che Mhm. dice ad Alamo e quello che non doveva dire di Rue, insomma, che lavorava per la DA. È Sì, assurdo, che no? complica Non le è- cose. Anche perché lei ci hanno fatto vedere in realtà lei ha anche un'evoluzione, perché adesso è diventata E più come? consapevole di se stessa, sa utilizzare il suo corpo, la sua intelligenza, è riuscita a diventare padrona di se stessa e invece poi fa queste cavolate senza una motivazione se non creare problemi a Rue per esigenze di trama. Esatto. E quindi è questo che più mi ha lasciato veramente perplesso e a cui non riesco a dare davvero una risposta. Mi sembra completamente scollegata dalle altre due. Non è solo perché spesso ho sentito, forse anche proprio Sam Levinson ha detto che forse si stanno tutti lamentando, insomma, di questa terza stagione perché è molto diversa e dicendo sono cresciuti i personaggi. Ok, ma se me li cambi completamente non è un fatto di crescita. Esatto. Anche passare da una trama più realistica, più chiusa, si parlava di una piccola città, una scuola e poi si arriva alla frontiera, al Messico, con gli scambi di droga tra due grandi spacciatori che si contendono questo mercato. Mi è sembrato veramente, sì. No, è vero, il punto è che sono cresciuti, ma li hai fatti crescere male, perché non è molto realistico, cioè anche le loro condizioni di vita non sono molto realistiche. Banalmente, questo è più in realtà un commento gossip, questo matrimonio fra Cassie e Nate buttato lì, questa morte di Nate buttata lì, cioè poi le cose buttate quello lì. che non mi ha fregato nulla. Sì, esatto, non ci interessava come cosa. Molti personaggi che vengono, sì, in qualche modo appunto trattati male, la loro crescita, la loro evoluzione. Per esempio anche Jules, che noi sappiamo, lei ha da sempre questa passione appunto per le creazioni artistiche, dipingere, pittura, eccetera. Ma anche lì, se noi dovessimo sommare tutto il minutaggio delle scene con Jules negli 8 episodi, saranno 17 minuti di personaggio. Sì, forse neanche ci arriviamo. Sì, forse 14, dai, Giuseppe. E lei che fa 2 tele, pure fatte male, e fa 2 tele per quale fine? Quindi che cosa ti fa vedere? Lei alla fine che cosa è rimasta? È rimasta essere appunto una sorta di, cioè non una lolita, però è quasi un'entità astratta, come un po' musa ispiratrice di Rue che sta lì ma non è un vero personaggio, è come se non sta più vivendo nella realtà, sembra in questo luogo così quasi ameno. Esatto. Un peccato perché anche lì era uno dei miei personaggi preferiti, sinceramente l'avevano costruito bene, avevano raccontato tanto di lei e invece poi non gli danno un finale. Infatti vorrei parlare anche di questo, dei finali per ogni personaggio, poi magari arriva proprio al finale della serie. Sì, ci arriviamo. E nessun personaggio ha un finale decente, secondo me. Sembra quasi che vengono lasciati così. È finita la trama, quella sulla droga tra Alamo, Ali, eccetera. Però nessuno ha avuto un'evoluzione, nessuno dà un senso a questo. Non per forza deve essere positiva, non per forza c'è la catarsi. Si può anche morire per errori fatti o cose, però non ti lascia veramente niente. Non ti lascia nulla. A noi ha lasciato con tantissime domande, dubbi e cosa ho visto e no, cioè, per come mi hai fatto passare tutte queste ore. E poi sì, non ti lascia appunto, cioè l'obiettivo delle serie da sempre, della serialità, è appunto costruire una storia nel corso delle stagioni dove lo spettatore non è che si deve affezionare ai personaggi, li deve adorare. Cioè prima parlavamo che il nostro carissimo cameraman Leonard, eccolo, ha finito la serie di Soprano. Quando tu finisci Soprano ti devi sentire vuoto esistenzialmente, non è che dici ah vabbè ho finito. Diciamo che è un paragone, hai preso proprio il top del top. Ho preso il top del top, però l'idea qui è che ti affezioni al contenuto, alla storia, ma anche ai personaggi che quasi vivono con te. Cioè banalmente, adesso fammi prendere, questo è importantissimo, questa cosa qua. Tu quando vedi lui te lo immagini che, cioè tu vai a dormire con lui accanto al letto, ok? Cioè tu ti svegli che c'è lui nel tuo cuore accanto a te.
Non Quindi, per in forza teoria, tutti abbiamo i tuoi problemi. ovviamente, no, ovviamente no, poi io non vorrei... Io concordo con Priscilla. Certo, poi non vorrei addormentarmi con Ben Horn o Bob, però in ogni caso la cosa di Euphoria, l'idea di base è che tu ti affezioni talmente tanto ai personaggi da sentirli tuoi amici, tue amiche e così via, tua sorella, tuo fratello. Questa terza stagione... Perché sono super realistici, sono scritti veramente Esattamente, perché da sempre HBO ha questo cavallo di battaglia che è il realismo appunto di Euphoria, la verità che ti porta. Su questo in dubbio, cioè è un grande complimento che facciamo a HBO. E il problema è che questa terza stagione ci ha completamente distaccati e il finale è vuoto, è, possiamo dire, superfluo. Sì, è quasi un esercizio di stile che funziona, dicevamo, ha senso nella Bella trama. parola. E poi dicevamo una regia, una fotografia e anche un montaggio comunque sempre di livello molto alto, forse è andato anche in crescita se pensiamo alla prima stagione fino ad arrivare alla terza con un modo tutto diverso. Ecco, le musiche forse un cambiamento che è un po' drastico, Sì, esatto. però comunque non gli si può dire niente anche alle musiche della terza stagione, e però ecco come appunto diventa tutto un esercizio di stile e arriviamo forse alla più grande, più problematica, il finale. L'inquadratura finale, o comunque la sequenza finale praticamente, cioè fino al momento in cui Ali si mette lì a sparare a tutti e fa questa scena un po' alla Tramonto all'alba, comunque un po' alla Tarantino. Sì, bellissimo questo caos finale, questa vendetta, no? Che ti fa dire, finalmente un giustiziere, quante anime sono morte per questi problemi di dipendenze dalla droga e così via, e tu dici, ok, allora c'è qualcosa di consistente qua. No, non è vero, perché ovviamente come ricordare la morte di Rue? Giriamo questa sequenza nella fattoria dei mormoni, penso mormoni adesso mi viene da dire. Sì, almeno sembrano comunque. Con la bandiera degli Stati Uniti che sventola, loro a tavola e io veramente non volevo crederci che sarebbe stato l'ultimo fotogramma e invece è proprio questo. È questo. Anche lì bello visivamente, ma che cosa mi sta a rappresentare? Esatto. Non lo so. C'è una serie di significati nel finale che non si sposano poi con tutto il resto della stagione, quindi questo discorso religioso, la famiglia appunto cristiana riunita attorno al tavolo che ricorda Rue, questa bandiera americana che sventola sembra quasi un inno all'America, al terreno americano, cioè... Sì, il simbolismo c'è, magari può voler anche dire fate come Ali, nel senso ovviamente non letteralmente, ma aiutatela, cioè fate qualcosa per queste nuove generazioni, aiutatele, vendicatele in qualche modo, ovviamente in modo positivo. Però non arriva, cioè non lo so. No, esatto, è veramente problematico. Sì, buttato lì. Ovviamente noi abbiamo distrutto, devastato questa terza stagione, veramente zero pietà, ma sappiamo che tra di voi ci sarà qualcuno che avrà un parere diverso e speriamo anche in realtà un parere più positivo del nostro, quindi fateci sapere se concordate con quello che abbiamo detto o se dite no, senti, non avete capito nulla, adesso vi spiego io, perché noi in realtà saremo molto curiosi, magari ci fate cambiare anche punto di vista, questo ci potrebbe aiutare. E non abbiate paura, vi leggo anche io, vi difendo. Sì, tranquilli, io non posso né leggere i commenti né rispondere, sennò parte veramente la guerra, quindi fateci sapere queste cose, perché la nostra domanda alla fine a cui siamo arrivati per fare questo video è stata: ma ci sarà qualcosa da poter salvare o comunque qualcosa di positivo in questa terza stagione, oppure è tutto un casino totale, un caos? Cioè tu, Valerio, salveresti qualcosa della terza? Salverei la trama se presa come una stagione a sé stante, regia ovviamente, fotografia, anche interpretazioni, tutto, salvo tutto tranne il fatto che i personaggi vengono completamente distrutti, annientati e buttati senza un reale motivo. Terribile. Allora io salvo i titoli di coda finali, bellissimi, perché c'è questa sequenza e tu dici posso chiudere il PC e andare via, e a parte quello salverei anche appunto i metodi su come trasportare droga da un confine all'altro, perché non ne avevo idea all'inizio, quello mi ha aiutato. In realtà, come ha detto Valerio, anche io salverei questa sottotrama che si crea legata poi al genere western, quindi molto bella. Nient'altro, non so proprio che dire. Ovviamente ci servirà ancora del tempo per ragionarci, però io una volta che ho giudicato una cosa è così e basta, non cambio idea. Non ci abbandonate, non ci odiate per queste cose che abbiamo detto, ma per favore recuperatevi tutti gli altri video, ci sono un sacco di video bellissimi su questo canale Offscreen Cinema, ma non solo su YouTube, andate anche sulla pagina Instagram dove escono tipo 3000 reel al giorno su tutto, TikTok.
e basta. Sì, ci sono per altre ora- piattaforme. Per ora queste. C'è anche Facebook, ma diciamo che non lo usiamo Facebook, molto. andate su Facebook, quindi iscrivetevi al canale, mettete like, per noi queste cose sono molto importanti, ovviamente per crescere così, e rispondeteci alle domande attraverso i commenti, noi siamo veramente entusiasti se voi partecipate attivamente con noi, perché come sempre la critica, il cinema, tutte queste cose si costruiscono, comunque vanno avanti grazie anche allo spettatore, quindi a voi. Ciao e al prossimo contenuto. Au revoir!